Come abbiamo visto nella prima parte di questo episodio, sia pure con qualche difficoltà, i britannici riescono finalmente a far sbarcare alcune unità a Tobruk nell'ambito dell'operazione Daffodil. Alle 2 del mattino la forza B, con la sua azione, si sente padrona della spiaggia, quindi, nonostante l'assenza della forza C, avverte via radio di dare inizio allo sbarco della forza A. Alle ore 3 i cacciatorpediniere della forza A si preparano per lanciare la prima ondata di sbarco, forte di 300 Royal Marines, che vengono trasferiti sui mezzi da sbarco, ma l'operazione è rallentata da problemi tecnici. Alle 3:30 sulla spiaggia un proiettile colpisce alla testa il tenente colonnello Hazelden, uccidendolo. Alle 3:40 termina il bombardamento della Royal Air Force. I mezzi da sbarco della forza A si avvicinano alla riva e le navi madre si allontanano per non essere scoperte. Prive di indicazioni dalla riva per l'assenza della forza E, si dirigono verso una spiaggia alcuni chilometri ad occidente del punto previsto. Alle 4, in ritardo di diverse ore, solo pochi elementi della forza E prendono terra e fuori area perché il Taku, il sommergibile che li trasportava, era stato avvistato durante la giornata da unità navali dell'asse e quindi impegnato in azioni evasive. Non sapendo di essere alcuni chilometri ad ovest della zona prevista, fanno i loro segnali ai mezzi da sbarco, portandoli così fuori rotta. Solo alle 4:30 una squadra di contrassalto del San Marco, a cui si erano uniti una cinquantina di carabinieri e marinai italiani e tedeschi, entra in contatto con gli attaccanti impegnandoli in combattimento. Fino a quel momento gli scontri sono stati sostenuti da altri militari. I 300 Royal Marines della prima ondata della forza A si avvicinano alla spiaggia a Marsa el Auda e Marsa el Crisma, ma i reparti del San Marco e delle batterie costiere ormai li attendono, affondando diversi natanti e disperdendo gli altri. Alla fine sbarcano in 150. Di questi solo alcuni riescono a infiltrarsi. I più, bloccati ancora in acqua, sono costretti alla resa. I cacciatorpediniere si riavvicinano alla costa per coprire lo sbarco con i loro cannoni e recuperare i naufraghi. Dal semaforo viene chiesto alla postazione contraerea della Milmart di puntare i fari verso il mare e vengono così illuminate le navi di appoggio ad 1,5 miglia dalla costa, con intorno diverse imbarcazioni da sbarco. Uno dei cacciatorpediniere, il Sikh, è subito bersagliato dalle batterie costiere, mentre continuano i combattimenti sulla spiaggia. Alle ore 5 il Sikh, colpito al timone, è immobilizzato. Lo Zulu si copre con una cortina di fumo e cerca prima di rimorchiare al largo il Sikh, poi di recuperare i naufraghi e infine, colpito più volte e con incendi a bordo, si allontana. A questo punto i britannici sbarcati sono allo sbando e cominciano i rastrellamenti da parte degli italiani per catturarli. Alle 5:30, con le prime luci dell'alba, risulta chiaro che lo sbarco ad ovest è fallito. Alle imbarcazioni in rada, il torpediniere Castore, Montanari e Cascino, è impartito l'ordine di contrattaccare la flotta nemica in ritirata, ma gli inglesi sono ormai già troppo lontani. Così si limitano a raccogliere i naufraghi inglesi ed i mezzi danneggiati. Le navi italiane scoprono la motosilurante MTB 314 costretta ad incagliarsi per evitare il fuoco della motozattera MZ 756 e viene abbandonata dal suo equipaggio a Marsa Poco dopo un Macchi MC-200 italiano parte in ricognizione e individua la flotta avversaria in ritirata. Di ritorno alle 5:55 si alzano in volo altri aerei per una ricognizione offensiva, durante la quale spezzonano e mitragliano le unità nemiche, affondando qualcuna di quelle minori. Alle 7 l'ammiraglio Lombardi, comandante della base italiana, comunica al Delease, la delegazione Africa settentrionale, che la situazione è ormai sotto controllo. Alle 7:40, incalzati dai marò del San Marco, anche gli ultimi comando ad est della baia sono costretti alla resa. Tra gli inglesi, chi ancora indossa le divise tedesche cerca di disfarsene indossando quelle dei commilitoni morti per evitare di passare per spia.
Il SIC affonda e si procede con l'opera di recupero dei naufraghi. Alle ore 9, mentre la flotta britannica cerca di riguadagnare acque amiche, braccata dall'aeronautica dell'Asse, il Coventry e i cacciatorpediniere superstiti ricevono l'ordine di tornare indietro per soccorrere lo Zulu. Il Coventry è subito colpito gravemente da bombe ed è abbandonato dall'equipaggio. Alle 16:15 anche lo Zulu affonda. All'imbrunire, solo poche navi di piccolo dislocamento raggiungono indenni le acque amiche. Uno sparuto gruppetto di inglesi, esattamente 10 uomini della forza B, riesce a fuggire per la via del deserto. Solo 4 però si ricongiungeranno 2 mesi dopo con l'Ottava Armata. Gli altri periranno di stenti o verranno catturati da bande di nomadi che o li uccidono o li consegnano agli italiani. L'MTB 314 britannico, che è stato danneggiato e si è arenato durante la battaglia, è catturato all'alba con 117 marinai e soldati a bordo. Dozzine di marinai e marines britannici sono salvati dalle torpediniere italiane Castor e Cascino, una flottiglia di 2 dragamine tedesche e diverse chiatte a motore italiane, che catturano inoltre un paio di mezzi anfibi che tentavano di raggiungere Alessandria a velocità molto bassa. Nonostante l'impiego di preponderanti mezzi, truppe d'élite e una superiorità numerica di 2-1, a Tobruk i britannici hanno subito una cocente sconfitta da parte dei soldati e dei marinai italiani. Le perdite inglesi riportate nelle loro fonti più accreditate sono così ripartite: 300 Royal Marines, 166 militi del British Army, 313 marinai della Royal Navy, per un totale complessivo di 779 uomini. I prigionieri sono 576, di cui 34 ufficiali. Le unità navali perdute sono l'incrociatore Coventry, il cacciatorpediniere Sikh e Zulu, 4 motor torpedo boats, la 308, la 310, la 312 e la 314, 2 motor launchers ML352 e ML353 e diverse imbarcazioni d'assalto. A tutti i caduti gli italiani rendono l'onore delle armi. In particolare il tenente colonnello Hazelden è sepolto a fianco del mitra con il quale ha combattuto e sul quale ha appoggiato il capo morendo. Sull'evento vi sono alcune questioni degne di nota. Le sole forze presenti in Tobruk sono state più che sufficienti per aver ragione dell'avversario, tant'è che i reparti mandati in aiuto e fatti affluire al-Ain el-Ghazala da Bardia e Derna non sono stati minimamente impegnati nei combattimenti. Nella difesa è stato determinante il contributo di tanti militari italiani impegnati nei servizi ausiliari, nucleo comando, meccanici, portuali, inservienti delle cucine, amministrativi, eccetera, che, nonostante il loro addestramento militare basico, hanno combattuto con successo contro i veterani britannici, mostrando un grande spirito di iniziativa e capacità di improvvisazione, perché per tutta la notte il piano di difesa approntato in precedenza è rimasto chiuso nella cassaforte del comando ed è quindi stato del tutto disatteso. D'altra parte il bombardamento aereo prima ed il sabotaggio della forza B poi ha disarticolato completamente le linee di comunicazione, isolando i diversi settori che hanno agito largamente di propria iniziativa. Inoltre, nonostante i britannici abbiano utilizzato travestimenti e camuffamenti per infiltrarsi nella base, violando così alcune norme che per convenzione internazionale regolano il diritto di guerra, nessuno di loro è mai stato condannato o neanche giudicato per questo reato. Da notare poi anche che 2 dei cacciatorpediniere erano stati dipinti con i colori tipici di analoghe unità italiane. I tedeschi, come al solito, si attribuiranno subito il successo. Già il 14, quando l'azione è ancora in corso, i comandi superiori italiani sono costretti a chiedere ai comandanti responsabili di Tobruk di illustrare il ruolo svolto dalle loro truppe. Negli anni successivi la storiografia britannica ha preferito passare sotto silenzio il ruolo dei militari italiani, preferendo avvalorare una sconfitta da parte dei tedeschi, probabilmente perché è reputata più onorevole.
Al comandante della piazza, ammiraglio Giuseppe Lombardi, e alla base navale sarà conferito l'onore militare di Savoia, poi divenuto onore militare d'Italia.